Ragazzi, di nuovo buongiorno come sempre. Abbiamo sistemato tutto in fretta e furia. Come sapete era il nostro lettone, cucina pulita, bagno ripulito perché bisognava lasciare pulito, le lenzuola non ce l'avevamo, non avevamo asciugamani, quindi tutto portato da casa perché volevano 30 euro circa per una cosa del genere. Poi bisognava chiederlo alle 11 della mattina, tutte queste cose qua. Noi siamo arrivati tardissimo. Anche perché ce ne avremo altri da gestire in questa maniera come posticini, quindi abbiamo preferito fare così. Moto parcheggiata proprio bordo porta, non so se si può fare una cosa del genere, però io l'ho fatta ieri sera tardi, l'ho spinta da là fino qua, appena caricata. Ora check out, riprenderemo la strada verso Hirschal Porto per imbarcarci, che si trova circa 10 km da qua. Imbarco a che ora? 11:45. Ora cosa sono? 10:30. Dai, andiamo. che siamo in perfetto orario. È ora. Moglie appena tornata dal checkout, 94 euro con il bagno in camera, parcheggio fronte camera, quello perché l'abbiamo fatto da soli, non so, comunque il parcheggio è enorme. Questo è tutto il complesso e noi stavamo dietro a questo stabile qua. Ora ripartiamo. Caduto un guanto. 17 km per Hirschal, documenti pronti e biglietto della nave fatto alla modica cifra di 78 euro, 2 persone compresa la moto, direzione Norvegia. Stiamo facendo la fila all'imbarco del traghetto Kristiansand della Fjordline, quindi Hirschal Kristiansand. Primo controllo Green Pass. Ci hanno detto che questo foglio verde deve restare sempre sopra la borsa da serbatoio a vista. L'imbarco è alle 11:45, noi siamo arrivati come sempre al limite perché ottimizziamo i tempi. No dai, sono le 11:08, quindi c'è scritto di presentarsi Minimo un'ora prima, massimo 20 minuti. Noi siamo a metà. Il compromesso è sempre la cosa migliore, ragazzi, sempre. Mettiamola così. Abbiamo incontrato per la strada arrivando diversi motociclisti, sicuramente erano appena scesi. E poi abbiamo incontrato anche un'altra cosa, la scritta Smeril Line, che è la nave che va in Islanda. Non si dice Smeril Line, Smyril o Smiril, non lo sappiamo. Smeril no. L'unica cosa che so che costa 2000 euro il biglietto per 2 persone con la moto. È un sogno, speriamo magari l'anno prossimo di poterci andare. Perché sarebbe direzione Islanda. Piccola info banalissima, il ritrovo dell'imbarco è semplicissimo. Come arrivate a Hirschal c'è l'insegna di Fjordline o Color Line o Smeril Line, quindi seguite l'insegna e arriverete direttamente all'imbarco. Superato controllo dei biglietti. Stiamo cercando di legare la moto. Euro potrebbero farlo anche loro, potrebbero agitarsi un po', però va bene, C'è una targa italiana. Qualche moto ha messo addirittura il fermo per la ruota posteriore, e che per fare le cose fatte bene ci sarebbe bisogno di un'altra cinghia, però dai, dal mio punto di vista legarla in questa maniera sopra la sella secondo me con un mare molto mosso non va bene, perché la moto potrebbe venire dall'altra parte. Fai la brava, mi raccomando, e guarda le moto vicino se ti vengono sopra. Scansati se ti vengono sopra. Scansali.
era rimasta in posizione, d'altronde come tutte le moto. Non abbiamo fatto riprese all'interno perché Sara ha avuto qualche piccolo problemino. Un piccolo problemino di mal di mare. Ero girata a parlare con due signori italiani simpaticissimi e non mi sono resa conto, mi è arrivato tutto d'un botto e è stata dura. Ora la Tenerona arriverà. Ci troviamo in porto, stiamo per attraccare, però mi dice che la strada è con restrizioni, rispetta sempre le normative locali vigenti. Ok, ora il navigatore lo faccio vedere chi pilota la nave. Appena scesi dal traghetto ci ha abbandonati la GoPro proprio all'uscita, quando era un momento emozionante perché aspettavano anche i motociclisti per salire, gli altri, c'è stato il saluto di chi scendeva e di chi doveva salire. Abbandonati anche la seconda GoPro. Faremo causa alla GoPro. Superato anche il controllo Covid, siamo al porto di Kristiansand, arrivati in suolo norvegese, siamo in Norvegia. Faremo la strada costiera. Sto riprendendo piano piano, grazie all'aria fresca. Adesso direzione è Fleckenfjord. Da Fleckenfjord a Egersund la strada dicono sia molto bella da percorrere, per cui ci conviene lasciare la E39 per l'altra strada RV44. Questa che vediamo è Mandal, che sarebbe la cittadina più a sud della Norvegia. In realtà il punto più a sud della Norvegia è Lindesnes, che sarebbe un promontorio che ha da una parte il golfo di Skagerrak e dall'altro il Mar del Nord. Ed è un punto curioso perché gli stessi vichinghi trovarono pericoloso quel tratto di mare da utilizzare come porto per le correnti che si venivano a creare tra il golfo appunto e il Mar del Nord, per cui costruirono un canale che si addentrava all'interno del promontorio, ed è una tecnica che è stata ripresa anche dai norvegesi in altre zone proprio per evitare che le correnti rendano difficile l'entrata al porto. Sbarcati dalla nave Hirschal Kristiansand circa un'ora e mezza fa, sono le 4 di pomeriggio, abbiamo fatto il primo pasto in terra norvegese, poi ci siamo fermati di fronte alla Spar per prendere una pesca, una banana e 3 litri di acqua alla modica cifra di 64 NOK, circa 6,40 euro. Quindi benvenuti in Norvegia. Benvenuti in Norvegia. Ribadisco che è difficilissimo trovare acqua naturale, non gassata. Still water, non gassata. A temperatura ambiente è un optional, però vanno in tilt. Oddio, adesso dove l'abbiamo messa? Ce l'abbiamo più. Però ero arrivata alla cassa con l'acqua gassata, scritto solo in norvegese, e mi hanno detto no, questa è sparkling. Ok, suona, parte la campanella, arriva una ragazza e mi dice no, ti aiuto, vediamo un'acqua naturale. Ma tutto questo casino per l'acqua naturale? Sì, per me che ho speso 64 NOK, morta di fame. Poi ho chiesto se avevano un bagno, è riscattato il campanello, la ragazza è corsa di nuovo. Efficienza top. Efficienza top e gentilezza top. Comunque, piccola nozione tecnica, se vi siete chiesti dove abbiamo messo l'acqua, vi ci porto. L'abbiamo messa qua, una tanica da 3,7 litri, serve per cucinare on the road, per cucinare questa sera e avere una riserva di acqua. La mia idea è che da qui in avanti l'acqua la prenderemo non in supermercato, ma la prenderemo da qualche parte, perché se l'acqua non è buona in Norvegia, ragazzi. Questa seconda borsa che vedete è adibita esclusivamente a cibo, riserva di cibo. Dai, che ti ho lasciato mezza banana e mezza pesca. Hai rischiato grosso di non trovare nulla, vero? Di trovare solo la nocchia all'interno. La nocchia, la noc. Ripartiamo, ragazzi. To the
Won't you take me all the way tonight? We should head on back before the day breaks. There's a shadow race and all the heartaches. Only you and I will last forever. There's a power when we stand together, and I can see you on the other side. Won't you take me all the way tonight? I can see you, feel you. I can see you tonight. Queste sono le curve, bellissima come strada da fare. Divertente perché il limite in gran parte di questa strada è di 80 km/h. Una rana. Pensavamo di doverci addentrare di più per vederle, invece ecco le casine di Elleren. E dato che sono incastonate tra le rocce, sono diventate una meta per i turisti. È una zona industriale qua, una sorta di porto. Lasciamo le casine di Elleren incastonate nella roccia e passeremo su quella strada alta lassù, ecco dove sta venendo giù quel camper. Comunque strada molto suggestiva, ogni tanto esce un po' di luce in più che male non fa ed è ancora più bella. Ecco il camper che vedevamo da sotto. Oddio, galleria non illuminata. Ecco la cascata dall'altra parte e siamo sbucati in alto sulla strada che vedevamo da sotto. Abbiamo attraversato la città di Egersund, che è l'ultima tappa della strada costiera percorrendo la bellissima RV44. Adesso ci dirigiamo al camping che ci ospiterà per la notte, il Vatne, direzione Tau, attraversando Stavanger e il tunnel sott'acqua più lungo del mondo. Sono le 9 di sera del 12 agosto e questa è la situazione. Questo è l'aeroporto di Stavanger, a 13 km dalla città, che termina sul mare. I vitellini che correvano a tutto. Sono le 9:40 di sera, è ancora giorno e attraverseremo adesso la città di Stavanger, che è una delle città potenze petrolifere per la Norvegia, dove si estrae il petrolio. Infatti è spesso paragonata a Houston o a Aberdeen degli Stati Uniti. È una città petrolifera. Noi in questo momento siamo sommersi, siamo sotto l'acqua. Eccolo, Rifilkel Tunnel.
14,4 km. È il tunnel che collega appunto Stavanger alla città di Tau. È stato inaugurato il 30 dicembre del 2019 ed è il tunnel sommerso più lungo del mondo, per circa 14,4 km. In più è anche il tunnel più profondo al mondo, è profondo 290 metri sotto il livello del mare. Eccolo qua. Sì, c'è la roccia intorno, cioè le pareti sono di roccia. Francesco sta dicendo che è una forte pendenza, ma è normale, stiamo scendendo di molto. Ancora non stiamo sotto l'acqua. Qua ragazzi si va al centro della terra. Questo è il passaggio che faremo. Stiamo ancora scendendo. C'è una situazione di... Wow! Credo che questo sia il punto più basso, secondo me, no? Ancora in discesa, niente, tutto da rifare. Lasciando l'acceleratore e la moto va da sola. Quindi non sempre andiamo d'accordo io e la moglie. Verissimo. Ecco in fondo il punto più basso. Si inizia a risalire. C'è anche una curva semi-parabolica e ora inizia la sfida. Limite di velocità di 80 km/h. Comunque dentro al tunnel ci siamo solo noi. La Venerona sforza un po' in salita, ma in sesta marcia va su tranquillamente. Nonostante il peso della moglie riprende il nostro mano. Soffri un po' di claustrofobia? Cerco di non pensarci. Siamo fuori, ragazzi. Quindi siamo nella parte opposta di Stavanger, sulla sponda della città di Tau. Indicazione Preikestolen, Tau a sinistra. Che bella serata. Opere di ingegneria di altissimo livello. Questo tunnel è impressionante. Ecco le due sponde che il tunnel ha collegato, probabilmente questa più a sinistra. Eravamo sotto questo mare. Sì, stavamo là. Allora eravamo a questa più a destra, la sponda più a destra, più illuminata. Sono le 10:03. Abbiamo da percorrere 11 km fino al campeggio. Addirittura questo supermercato apre d'estate dalle 6 alle 23, d'inverno dalle 7 alle 23. Hanno l'abitudine di scrivere gli orari fuori. Siamo arrivati al campeggio. Ecco le casine che ci aspettano. Verso la nostra casina. Moto appena parcheggiata, ancora a scaricare le valigie. Moglie che ha preso possesso della sua casina. Entriamo insieme, non siamo ancora entrati. Condividiamo questa esperienza insieme a voi. Ecco il proprietario di casa. Benvenuti. Carina. Molto carina. Zona divano, ovviamente completamente in legno. Certo. Zona Cucinino, tavolino per mangiare, bagno. Attenzione qua. Wow, che bella doccia. enorme. Qui ci entriamo insieme, dai. Poi. Questa era l'unica rimasta, ha due camere, una camera matrimoniale con il lettino con il lettino sopra. sopra e due lettini Vediamo a di castello qua. di là. No, idem. Uguale? Sì. Adesso sceglieremo la camera che ci piace di più. Siamo stanchissimi e impresentabili, ragazzi. Cioè, però abbiamo 2 notti abbiamo qua. 2 notti qua. Quindi in finalmente. caso di discussione
uno dorme di qua e uno dorme di là. Comunque, siamo felici che siete entrati con noi nella casina, nel Rorbu. Sì, sono le 10:15 di sera. Sì. Fuori la serata è splendida, ci sono 15 gradi, aspettate che passo di qua. Ora scarico la sacca con tutti i viveri e ci faremo un bel piatto di pasta. Pasta e fagioli. Semplicissimo. Buona serata a tutti. Buona serata ragazzi. Grandissimo.